Ciao amici di YouTube, buongiorno, scusate per la voce ma mi sono appena svegliato. Oggi andremo a sostituire la batteria su questo bellissimo orologio della Garmin modello 735 XT. Vediamo come si fa, mettiamoci subito all'opera. Prendiamo il fono e iniziamo a riscaldare lo schermo in quanto essendo impermeabile lo schermo è incollato. Prendiamo la spatolina, la inseriamo lateralmente e cerchiamo di alzare lo schermo. Come avete visto ho usato questo plettro di acciaio per alzare il display e una volta alzato ho usato questo plettro di plastica in modo da non sciupare l'orologio e torno sono andato a scollare il display. Una volta alzato spostiamo il display verso l'alto e qui troviamo il nostro flat. Ora andremo a togliere questo adesivo verde, prendiamo una pinzetta . La mettiamo qui da parte. Arrivati a questo punto andremo a staccare il display. Come si fa? Prendiamo questa pinzettina e alziamo il flat del display. Mettiamo qui nell'angolo. Tac. Una volta alzato verrà via il display. Tiriamo piano piano perché qui c'è un po' di biadesivo. Una volta alzata la colla, tac, verrà via il display. Questo lo mettiamo qui da parte e ora andremo a svitare queste due vitine, una e due. Alzeremo la scheda e sotto troveremo la nostra batteria. Queste viti sono due Torx, quindi prenderemo il nostro kit di cacciaviti Torx. Tac, sono Torx T5. Una volta svitata a questo punto andiamo ad alzare la scheda. Possiamo fare anche così. E qui troviamo la nostra batteria. Vedete? Ribaltiamo l'orologio, alziamo la scheda ed ecco qua la nostra batteria. Per comodità staccheremo anche il sensore dei battiti. Quindi prendiamo la nostra pinzettina, alziamo il flat, sempre da un angolo, in questo modo. Tac. Ed ecco qua la nostra scheda con la batteria. Intanto la alziamo da qui. È semplicemente incollata. Facciamo leva piano piano. Ecco fatto, una volta alzata andremo a scollegare il connettore. Basta semplicemente tirare verso l'alto. Non è inserito ma è incastrato dall'alto verso il basso. Così, tac, è appoggiato sopra, non è che va sfilato ma va alzato verso l'alto. Eccola qui la nostra batteria. Questa la butteremo e andiamo a prendere la nuova batteria acquistata su Amazon, pagata circa 16 euro. Poi tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. Eccola qua. Ora facciamo un po' di pulizia con questo biadesivo. Una volta tolta la parte superficiale, prendiamo il biadesivo nuovo e andiamo a metterlo sopra. Quindi tagliamo delle striscette.
Una volta messo il biadesivo andremo a togliere la pellicola superiore. Vedete il lavorino a modo? Perfetto. A questo punto andremo ad appoggiare la batteria sopra e la colleghiamo. Facciamo il collegamento, quindi appoggiamo, incastriamo e l'appoggiamo. Facciamo pressione e poi sistemiamo fili all'interno in questo modo. Arrivati a questo punto, prima di inserire la scheda, andremo a dare una pulita qui intorno per eliminare la vecchia colla. Vedete, qui c'è la vecchia colla, quindi andremo a dare una pulita in questo modo. Una volta pulito possiamo andare a mettere la nostra scheda. Quindi l'appoggiamo con la batteria verso il basso e i connettori verso l'alto, qui dove c'è il connettore del sensore dei battiti. Quindi l'appoggiamo in questo modo, mettiamo le nostre due viti così andremo a fermare la scheda. E adesso collegheremo il flat del sensore dei battiti. Quindi appoggiamo sopra e incastriamo. Tac. A questo punto prendiamo il display, vedete questa? Questa è la vecchia colla e la andremo a togliere in questo modo. Questa si toglie abbastanza bene, vedete? Tiriamo piano piano. Adesso andremo ad appoggiare il display, lo colleghiamo solo il flat. Lo lasciamo anche un po' sollevato, non importa. E proviamo ad accendere l'orologio. Perfetto, meraviglioso, tutto perfettamente funzionante. Niente, a questo punto spengiamo l'orologio, stacchiamo di nuovo il display e andremo a mettere la colla. A questo punto, invece di ritogliere il display, mettere la colla e poi rimettere il display, visto che abbiamo già collegato il connettore, io sarei per fermare il display. Mettiamo quindi la pellicola nostra verde che abbiamo tolto all'inizio, questa qui, sopra due flat, incolliamo qui con il biadesivo il flat del display e da questa posizione iniziamo a mettere la colla, in modo che una volta messa la colla torno appoggiamo il display e siamo già pronti per mettere i nostri morsetti e fare pressione. Perché se togliessimo il display, mettiamo la colla torno, poi dopo bisogna ricollegare il flat, mettere il biadesivo, mettere la pellicola, la colla non si secca, però comunque possiamo fare un pastrocchio quando andiamo a collegare il flat. Quindi dal display montato metteremo la colla. Ora finiamo di montare per bene il display. Perfetto. Se non dovesse attaccare questa parte di biadesivo, prendiamo il nostro biadesivo, tagliamo una striscettina. Ecco fatto. Togliamo la pellicola, sempre col fischio. Messo il biadesivo nuovo. Andiamo ad appoggiare il flat. A questo punto mettiamo la nostra pellicola verde. Poi prendiamo la nostra colla, la B7000, anche questa tanto vi lascerò sotto in descrizione il link diretto per l'acquisto. E andiamo ad incollare il tutto. Una volta messa la colla, ci assicuriamo di aver coperto tutto il bordino. Incastriamo il display.
l'accendiamo, così ci assicuriamo che funzioni. Facciamo bene pressione. Perfetto, lo spengiamo. Poi prendiamo del Pluriball, tagliamo un pezzettino. Perfetto. Prendiamo i nostri morsetti, quelli che utilizzo anche per i telefoni. Anche di questi vi lascerò sotto in descrizione il link. E le mettiamo qui. Perfetto. E adesso lo lascerò tutta la notte ad asciugare. A questo punto possiamo togliere i morsetti. A questo punto andiamo a pulire la colla in eccesso. Come facciamo? Semplicemente con il dito. Facciamo in questo modo e la colla andrà via. Vedete? Oppure ci aiutiamo con una spatolina tipo questa. Perfetto, tutto perfettamente funzionante. Io spero il video vi sia piaciuto, nel caso sapete cosa dovete fare, lasciare un bel like e iscrivervi al canale. Ciao amici e alla prossima!